Sono Guido Gobino, artigiano cioccolatiere, siamo qui a Torino. In questo stabile nasce un'azienda nel 1946, nell'85 entro io in azienda. Ho cercato di rinnovare l'azienda tecnologicamente, rinnovare le ricette, andare alla ricerca di nuovi gusti, di nuovi sapori, senza tralasciare quella che era la tradizione di Torino, il gianduia, quindi cioccolato con le nocciole. Chiaramente la tradizione è il gianduiotto e quindi un cioccolatino che ha una sua particolare consistenza, una sua particolare aromaticità, dato dal fatto che c'è una grossa presenza di nocciole, parliamo da un 35 a un 40% di nocciole. Noi abbiamo pensato di accorciare la filiera il più possibile e dal 97 che abbiamo stretto un accordo con diverse aziende agricole della Langa di Carrù e Dogliani e conferiscono tutto il loro raccolto a noi. In questo modo abbiamo il controllo completo della filiera e un rapporto diretto con i contadini che è molto importante per arrivare ad avere il miglior prodotto possibile e la miglior qualità possibile. Questa è un po', secondo me, un po' la strada maestra per tutti gli artigiani che vogliono fare qualità. La stessa cosa, equivalente, la stiamo facendo con il cacao e abbiamo stretto degli accordi grazie a Slow Food con il presidio del cacao del Messico di Chontalpa dal 2014. Una collaborazione molto stretta con questi contadini della Chontalpa che hanno capito che anche per loro avere un interlocutore diretto e un trasformatore diretto è meglio che avere dei mediatori che insomma pagano quel poco che vogliono pagare e poi spariscono, no? Mentre noi stiamo cercando di crescere con il loro cacao e fare crescere loro attraverso le nostre esigenze per fare un cacao sempre più eccellente. Chiaramente i punti critici del cacao, che sono la fermentazione da fare immediatamente dopo la raccolta e l'essiccazione, sono punti critici che anche noi seguiamo in particolare modo perché durante queste fasi della fermentazione si costruisce tutto il profilo aromatico del cacao. Quindi una fermentazione ben fatta o mal fatta può pregiudicare anche la qualità del cacao. A noi il cacao della Chontalpa costa molto di più di un qualsiasi cacao messicano acquistato da importatori, da trader internazionali. Questo perché comunque noi riconosciamo un prezzo superiore al prezzo di mercato ai campesinos e riconosciamo anche una fee a Slow Food proprio perché Slow Food ha una persona nelle zone d'origine che segue tutti i processi produttivi fino alla spedizione della materia prima. Quindi la Fondazione per la Biodiversità di Slow Food è sicuramente importante per stringere dei rapporti con queste realtà nei vari paesi d'origine. Quindi non è tanto l'aspetto economico, anche perché è giustificato e io riesco a giustificare una materia prima più costosa grazie al fatto che sostengo un progetto importante come questo. Sono 40 produttori di cacao che lavorano per noi là in questa cooperativa. La necessità che abbiamo noi di avere materie prime importanti, eccellenti, fa sì che si sia costruito un rapporto bionivoco tra noi e loro e attraverso questo rapporto si cresca tutti e due per arrivare a un prodotto di qualità. Si imparano delle cose, si stringono dei rapporti umani, non si fanno non vedi solo delle fatture da pagare, ma si arriva a parlare anche di cose personali, i figli che incominciano a lavorare nelle aziende agricole, cioè comunque si crea un tessuto che secondo me è importantissimo perché c'è dietro anche un'emozione, c'è dietro un qualcosa di più del semplice trading di cacao. Il nostro obiettivo è quello di creare anche dei consumatori informati, dei consumatori che sappiano esattamente che cosa mangiano e che siano in grado di capire. Per cui abbiamo creato insieme ad Omori, che è un altro produttore di cioccolato di qualità, abbiamo creato un istituto
che abbiamo chiamato Istituto Internazionale Chocollier, teniamo dei corsi nelle nostre aziende per chi vuole imparare a degustare il cioccolato, che sono corsi anche scientifici. Ci vuole un'educazione sensoriale. Io sono convinto anche che sarebbe bello nelle nostre scuole inserire un'ora di educazione alimentare già a partire dalle elementari, e questo secondo noi è un po' la strada per far percepire effettivamente qual è la qualità e cosa bisogna fare per interpretarla.